Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, buon venerdì e bentornati sul canale. Ovviamente nuovo contenuto 48 ore dopo l'ultimo video caricato, parlavamo di Osimhen, era quasi fatta, non era quasi fatta, stiamo ancora aspettando oggi le garanzie bancarie. Fabrizio Romano ci fa sapere che sono arrivate le garanzie bancarie, ma non per tutti i 75 milioni. Ci arriviamo perché comunque, scoprendo le carte, grazie al Napoli che chiede garanzie, è uscito fuori che il Galatasaray dal punto di vista del mercato tutta questa chiarezza non l'ha fatta in questi anni, al di là dei debiti che ha. Detto questo, ci sono due date sul ritiro in Trentino dove il Napoli presenterà Noah Lang, e c'è anche un'altra data dove ci sarà la presentazione di un altro ulteriore acquisto. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se non l'avete ancora fatto, così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo prima dal ritiro di Di Maro, ovviamente è quel programma che, se vado a riprendere, recita così: domenica 20 luglio ore 15 conferenza stampa Noah Lang. Mercoledì 23 luglio conferenza stampa giocatore TBD eccetera eccetera eccetera. Detto questo, il Napoli sotto traccia alcune trattative probabilmente le ha portate già in porto e ovviamente si sta aspettando solo di quagliare questa situazione Victor Osimhen per poi mettere nero su bianco dappertutto e completare l'organico. Questa situazione di Victor Osimhen, ma prima di arrivarci dobbiamo stare assolutamente tranquilli perché da De Laurentiis passando per Chiavelli e tutte le persone che lavorano per il Napoli, Canisciun e Fess, come ci siamo confrontati nei commenti nell'ultimo contenuto, figuriamoci se ci facciamo prendere in giro da una società che poi vorrebbe fare le cose come non vanno fatte. Noi le abbiamo sempre fatte come si deve e come la legge, diciamo, impone, e non sarà il Galatasaray e né tantomeno Osimhen a indurre il Napoli a, diciamo, fare un passo più lungo della gamba, tra virgolette, o meglio, chiudere una trattativa che dal punto di vista della chiarezza poi non ha praticamente niente. Cosa ci fa sapere? Fabrizio Romano ci fa sapere che le garanzie bancarie sono arrivate per 70 milioni. Almeno questo è quello che si legge su Twitter, eccetera, eccetera. Allora dico io, ma se le garanzie, se io devo avere garanzie bancarie su una cifra di 75 milioni, mi arrivano di 70 milioni, ma è una presa per i fondelli o state scrivendo cose tanto per scriverle? Perché non è che stiamo parlando di una garanzia bancaria su diciamo 1200 euro o 60.000. Parliamo da 70 a 75, quindi diciamo che pur essendo tanti soldi è inutile che scrivete baggianate, nel caso siano baggianate, perché non ci crede nessuno. Cioè, io se riesco ad avere garanzie bancarie per 70 milioni, non posso arrivare che poi mi mancano i 5 milioni, non esiste. Quindi, secondo me, c'è dell'altro, ma ricostruiamo un attimo perché la situazione Osimhen sta portando pure il minuto per minuto su tutti i social, è proprio incredibile. Allora, la situazione di Fabrizio Romano: il Galatasaray continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Victor Osimhen con una nuova struttura di proposta inviata al Napoli. Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate. La decisione spetta ancora una volta al Napoli, le trattative continuano. La decisione spetta ancora una volta al Napoli, non esiste. La decisione è sempre del Galatasaray. Arrivate a 75 con le garanzie bancarie, vi prendete il cammello. Non ci arrivate, nessun problema, anche perché, e giustamente aggiungo io, De Laurentiis non si sposta di una virgola. Venite a Napoli, voi in una società florida per quanto riguarda i conti, a posto per quanto riguarda la legalità, abbiamo sempre fatto le cose per bene. Volete venire a creare scompigli in casa Napoli, non attacca e non attaccherà, ma nei confronti di nessuno. Può venire chiunque a Napoli e cercare di sviare e fare delle cose un tantino strane, non attacca. Lo teniamo in tribuna e, diciamo, mettiamo una croce sulla carriera di Victor Osimhen, perché ovviamente
si fa la tribuna, lì 2026, gennaio, scada, gennaio se ne può andare. Dipende, se ne può andare da gennaio. Per me il calciatore anche arrivando in scadenza e diciamo lo potrebbe comprare poi chiunque, non avrà sicuramente offerte per come ti comporti e nell'ambiente poi si parla e si sa che tra entourage e comunque la testa del calciatore non è assolutamente un acquisto da fare, anche se fa 40 gol a stagione. Con questa situazione che il Napoli però ha creato, ovviamente con la clausola e le garanzie richieste, lecite, super lecite, è uscito fuori che il Galatasaray comunque a livello di mercato ha un debito superiore ai 300 milioni. Quindi andiamoci con calma, ma il presidente e Chiavelli sono più che avveduti da questo punto di vista, perché poi potresti ritrovarti in situazioni molto, ma molto scomode. E a questo punto io dico ok, tribuna. Tribuna, se non si presenta nessuno, tribuna, non giochi, via. Al di là di chi può pensare, anche io sarei tentato nel dire no, ma noi ce lo teniamo, lo sediamo in banchina, lo redarguisci ovviamente, lo rieduchi tra virgolette, anche se è una situazione molto ma molto difficile, te lo tieni in rosa. In primis, per la situazione liste, non è una cosa fattibile perché il Napoli comunque deve comprare calciatori da mettere in lista che ha chiesto Antonio Conte. Punto primo. Punto secondo, sarebbe troppo un pesce fuor d'acqua in uno spogliatoio così educato e con controcoglioni, scusatemi il termine, dal punto di vista del gruppo, con l'arrivo di De Bruyne, calciatori navigati. Non esiste. Victor Osimhen sarebbe veramente un pesce fuor d'acqua nello spogliatoio del Napoli e quindi assolutamente no. Tribuna. Questo ci ha detto Fabrizio Romano. Poi per le garanzie dalla Turchia è fatta, fornite le garanzie, ma dalla Turchia non ascoltiamo praticamente niente più. Le ultime, i dirigenti del Galatasaray non mollano la presa su Victor Osimhen e restano in Italia per definire l'affare col Napoli. Attaccante nigeriano è l'obiettivo primario, il nodo cruciale sembra essere legato alle garanzie economiche, sembra essere legato, come se poi fosse una cosa, sai, collaterale, una cosa minima, assolutamente no, il nodo cruciale, no, quella è la prima cosa, scusa, 75 milioni, tu me li vuoi dilazionare in 5 anni, io accetto pure le 5 rate, però tu non muori, ma anche garanzie, allora di che cosa stiamo parlando? Dovete solo ringraziare che il Napoli si sta poi sedendo al tavolo per trattare e continuare questa telenovela che non finirà mai più, non finirà mai più, mi auguro che finisca, ma io credo che andiamo avanti e la quadra non si trova e Osimhen arriverà a fine agosto, settembre, che si fa allenamento a Castelvolturno da solo, fa i giri di campo, al limite lo possiamo portare ad Agnano, ma non lo so se esiste ancora l'ippodromo di Agnano perché dopo 20 anni in Olanda è vero che scendi in vacanza, però non è che sono aggiornato su tutte le situazioni. Se c'è ancora l'ippodromo di Agnano e serve, sai, la lepre davanti che parte e poi tutti i cavalli dietro, glielo possiamo anche dare un paio di volte a settimana a gratis, tanto non c'è nessun problema, non è che dite ve lo pagate voi, non c'è nessun problema, ve lo diamo a gratis, almeno si fa qualche giro diciamo più folcloristico che non sia poi il rettangolo di gioco, facciamo correre davanti ai cavalli. Bando comunque alle, alle ciance, a queste, diciamo, a queste situazioni che poi mi portano a sorridere per forza. Io non riesco a rendermi conto dal punto di vista mentale come si fa. Puoi essere, per me puoi essere una testa calda, puoi essere una persona che non riflette molto sulla propria carriera. Va benissimo, siamo tutti d'accordo, però arrivato a un certo punto credo che chiunque si ferma un attimo e dice porca miseria, però forse stiamo tirando troppo la cinghia e mi sto rovinando la carriera. Cioè ci potrebbe arrivare chiunque, anche questa testa di chiodo, capi chiuva, come si dice a Napoli, di Osimhen. Però probabilmente è talmente strafottente o diciamo che
dal punto di vista calcistico gli interessa molto meno avere gloria sul campo, fare 40 con la stagione, essere il miglior attaccante per i prossimi 5, 6, 7 anni, perché comunque è ancora giovane, eccetera, eccetera. E allora, se il calcio per Osimhen è una situazione in secondo piano, non te lo toglierai mai di torno. Se poi si riesce a trovare la quadra con il Galatasaray, che è l'unica situazione che potrebbe andare in porto, perché state sicuri che il Galatasaray si tiri indietro, non arriverà la Juve, Milan, l'Inter, eccetera, anche perché in Italia ti siedi al tavolo con De Laurentiis e dici ok, lo vuoi? No problem, 100 milioni. 100 milioni ce li hai. In Italia non ce li ha nessuno, non se li può permettere nessuno. A meno che la Juve non piazzi Vlahovic a 30, 40, 50 milioni e fa un'operazione per prendersi poi 50 più l'ingaggio. È una cosa proprio fuori, secondo me, proprio fuori traiettoria. Quei tiri che li battezzi all'incrocio e finiscono poi fuori dallo stadio, una cosa del genere. Non è fattibile. Una squadra italiana, né tantomeno è fattibile una situazione in Premier. Dal punto di vista poi caratteriale, dal punto di vista dell'acquistare tutto il pacchetto che andrebbe poi a rovinarti qualsiasi cosa, in qualsiasi spogliatoio, in qualsiasi società ed in qualsiasi campionato. La cosa che a me dà fastidio è che il Napoli, sia quando l'ha acquistato e sia adesso, ha dovuto comunque dealing, come si dice, confrontarsi o avere a che fare, ecco, eh, con due società che diciamo che di chiaro hanno poco e niente, soprattutto il Galatasaray in questo caso, perché si sta battezzando il Galatasaray e il campionato turco è in crescita il campionato, questo si legge, è in crescita il campionato turco, attenzione alla Turchia, si stanno facendo le cose per bene e poi si scopre che avete tanti debiti. Ringraziamo ancora una volta Chiavelli, Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli per tenere un attimo il freno e non farsi abbindolare da situazioni del genere. Poi seguiremo la situazione ovviamente e gli sviluppi, ci rivedremo sul canale con un prossimo contenuto, nel caso quando sarà fatta stappiamo veramente una bottiglia insieme così in un contenuto e brinderemo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli, ciao.